Aggiornamento di calciomercato Inter e attenzione in modo particolare all'attacco dove qualcosa si sta muovendo, in particolare è spuntato un nuovo nome per l'attacco dell'Inter, ci sono anche delle conferme tra l'altro su questa notizia che sta circolando, il nome nuovo è quello di Vitor Roque, un gioiello del calcio brasiliano, l'ennesimo gioiello sfornato dal calcio brasiliano, classe 2005 e sta concludendo il suo primo anno al Barcellona, un primo anno in cui non è entrato molto nelle grazie del tecnico Xavi, che lo ha fatto giocare veramente pochissimo, e allora visto che Xavi va verso la permanenza sulla panchina del Barcellona, appare abbastanza scontato che durante la prossima estate di mercato Vitor Roque possa lasciare il Barcellona. E allora a questo punto vari quotidiani, devo dire, ma stanno arrivando anche varie conferme su questa notizia, sottolineano o comunque fanno sapere che il giocatore sarebbe stato proposto all'Inter proprio in queste settimane e si stia addirittura valutando un'ipotesi di prestito eventualmente per la prossima stagione. È un giocatore estremamente interessante, secondo me, nonostante non sia andato bene al Barcellona quest'anno. È un'operazione che però lascia, secondo me, alcune incognite. Ci sono alcune domande che mi sto facendo leggendo e ascoltando questa notizia e andiamo ad analizzare tutto insieme per fare poi alcune riflessioni e andare ad allargare ulteriormente il punto su tutto il reparto d'attacco dell'Inter di cui parliamo quindi in questo nuovo episodio di oggi. Ben ritrovati e ben ritrovate amiche, amici, passioni interisti, vi invito a lasciare un mi piace e se non l'avete ancora fatto iscrizione al canale così non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti e tutte le nostre dirette ogni giorno alle 19:30. Come sempre partiamo da una sorta di identikit. Chi è innanzitutto questo Vitor Roque, il Tigrigno, è stato soprannominato figlio di un altro giocatore che veniva chiamato il Tigrao e quindi chiaramente il soprannome se lo porta dietro. È uno dei top talenti brasiliani, come dicevo, degli ultimi anni a livello di hype, diciamo, di attesa attorno a questo calciatore, soprattutto negli ultimi anni, l'anno scorso in modo particolare, veniva molto accostato all'altro potenziale fuoriclasse Endrick, che è stato acquistato dal Real Madrid. È un classe 2005, come dicevo, 28 febbraio 2005, come leggiamo nella scheda Transfer Market, che condivido per chi ci segue in video. Il Barcellona l'ha pagato veramente tanto, perché tra i costi, le commissioni e tutto il resto si parla di oltre 50 milioni di euro, forse quasi 60 milioni spesi dal Barcellona per acquistarlo dall'Atletico Paranaense, la squadra brasiliana in cui gioca il portiere Bento, che l'Inter vorrebbe acquistare, anche di cui stiamo parlando già in questi giorni. Non è molto alto, anche se devo dire che a me vedendolo in TV sembra più alto di quel 1,72 m che viene scritto da Transfermarkt. Però è comunque un giocatore strutturato fisicamente, è abbastanza piazzato, per certi versi dal punto di vista fisico può essere paragonato a Lautaro Martinez in questo. È un attaccante come ruolo sicuramente, anche se è molto mobile, è molto duttile nel reparto offensivo, può giocare praticamente in tutti i ruoli del fronte offensivo. E per come l'ho visto io, devo dire che gioca in un modo che nell'Inter di Inzaghi sarebbe veramente perfetto, nel senso che mi sembra il giocatore perfetto per giocare in un attacco a due, quindi con un altro attaccante vicino, con la possibilità di venire molto incontro, giocare quindi tra le linee e poi proteggere il pallone, partire in dribbling eventualmente in azione personale oppure servire i compagni che si inseriscono. È un giocatore che sa lavorare benissimo spalle alla porta, ha un buon dribbling, buone qualità tecniche anche nel controllo palla e nel passaggio soprattutto verticale, ha anche un certo istinto per il gol che ha dimostrato soprattutto in Brasile, ma in parte anche in Spagna devo dire. È un giocatore quindi che ragiona molto verticale, tra l'altro, mi dà proprio questa sensazione di ragionare molto verticale, associativo con i compagni e sente la porta anche nei movimenti, è molto furbo, molto abile anche nel liberarsi in area di rigore. Non a caso, dicevo, a livello anche di istinto, al Barcellona ha giocato pochissimo, in campionato leggevo i dati, 276 minuti quest'anno in tutta la Liga, sono veramente pochissimi, eppure è riuscito a segnare 2 gol e mi ricordo che, se n'era parlato molto, di una partita contro l'Osasuna a inizio stagione dove entra negli ultimi 20 minuti e praticamente al primo pallone che tocca segna un gol di testa con un ottimo inserimento. Aveva fatto anche un assist per un gol che viene annullato di pochissimo e poi un altro paio di ottime azioni in 20 minuti giocati. Quindi giocando pochissimo comunque ha messo subito in mostra una pericolosità offensiva e 2 gol che in 276 minuti al primo impatto con il Barcellona in Europa non è proprio malaccio, ecco. Se vi andate tra l'altro a vedere
un po' le azioni classiche dei video, vedrete che è un giocatore che soprattutto in Brasile aveva dimostrato anche di avere un bel tiro dalla distanza, quindi, ha dei buoni colpi, ha un bell'arsenale da mettere a disposizione. Poi al Barcellona quest'anno il suo potenziale si è visto molto poco per tanti motivi, ha pagato, il salto in Europa, ha pagato secondo me rispetto anche al Brasile il fatto di non essere al centro dell'attacco, di non essere il fulcro offensivo, ecco, di questa squadra, è stato invece relegato nelle poche occasioni in cui è stato impiegato soprattutto sulla fascia sinistra in modo particolare, lasciando il centro magari a Lewandowski e agli altri. E pare che il Barcellona per l'anno prossimo voglia puntare su un attaccante più pronto, per questo potrebbe farlo partire, visto che non ha ingranato bene con Xavi. A livello di caratteristiche, quindi giocatore di qualità, con buoni colpi, può far bene in un attacco a 2, molto mobile, sono tutti ingredienti che a mio modo di vedere, ecco, messi questi ingredienti nelle mani del demone Inzaghi, può cucinarci qualcosa di molto interessante, per dirla un po' come si dice di questi tempi. Però ecco, anzi aggiungo anche un'altra cosa, questa non la volevo dire, però, parlo un po' anche con il lato più tifoso, non so che ne pensate voi, ma la possibilità di andare a prendere un giovane attaccante brasiliano, di farlo esplodere, di farlo diventare, un grande giocatore, è un qualcosa che a me personalmente affascina sempre. Poi io non so se, a tutti fa questa cosa. Comunque, affascinante sì, è un'operazione che poi andiamo ad analizzarla in maniera anche più "analitica", tra virgolette, porta con sé anche alcuni punti che non mi convincono, del tutto in questa possibile operazione e in questa notizia. Partiamo anche da un discorso di regolamento. L'Inter ha già preso Taremi, che secondo me arriverà da extracomunitario, anche se non è ancora chiaro e vedremo. Di slot ne rimarrà di fatto soltanto uno per tesserare extracomunitari e visto che si sta parlando molto anche di Sugawara come obiettivo per la fascia destra, in caso di addio di Dumfries, gli spazi per gli extracomunitari finiscono e di solito l'Inter, se può, non chiude tutti e due gli spazi subito ad inizio mercato. A parte questo, un giocatore che arriva dal Brasile, Xavi non lo fa giocare nel Barcellona, diciamo Inzaghi ci ha fatto vedere fin qui che il periodo di apprendistato che fa fare ai suoi nuovi arrivati è piuttosto lungo. Ha fatto aspettare anche un campione del mondo come Pavard diverse giornate prima di entrare, nelle rotazioni dell'Inter, figuriamoci un 19enne che arriva da un solo anno in Europa. Vedo difficile quindi che venga preso, soprattutto se l'operazione è di prestito secco, perché è vero che ci sono diverse grandi società che stanno facendo anche spesso ricorso a queste operazioni di prestito secco. Il Bayern, che per certi versi è una società modello, capita che completi la rosa con calciatori in prestito e poi li tiene per un solo anno, per fare un esempio. Però magari lo fa con dei calciatori anche più pronti, che ti danno anche un impatto nell'immediato. Qui invece se lo prendi in prestito secco, praticamente magari lo valorizzi per un anno e poi il calciatore lo riconsegni rivalorizzato al Barcellona. Non mi sembra, ecco, una mossa molto da Inter. Se invece magari ci inserisci una clausola di riscatto, immagino debba essere almeno superiore ai 40 milioni di euro, visto quello che è stato pagato dal Barcellona. Ed è una cifra piuttosto onerosa, piuttosto importante. Ricorderebbe, ne parlavamo in redazione, un po' gli affari alla Cancelo ai tempi, con prestito e diritto di riscatto molto alto, affari che l'Inter però appunto ha fatto in un'altra era, pre-Marotta, affari che invece la Juventus ha fatto, per esempio anche di recente con Alcaraz che è stato preso a gennaio. Ma già sarebbe un pochino più sensata, ecco, la possibilità di prenderlo con un'opzione di acquisto. Sarebbe comunque una strategia un po' in controtendenza, ecco, rispetto a quello che sta facendo l'Inter in questo periodo, una strategia che mi lascia qualche dubbio nel momento in cui soprattutto sei all'inizio del mercato e non in una fase avanzata, non sei al punto magari come l'anno scorso in cui invece devi andare ad ingaggiare l'attaccante in maniera urgente a fine agosto e allora magari puoi cogliere delle occasioni anche di questo tipo qua, anche con formule di questo tipo. Quindi qualche dubbio su questa possibilità Vitor Roque personalmente ce l'ho, ma nel frattempo che cosa succede sull'attacco dell'Inter? Allora partiamo dal presupposto che di nomi ne usciranno anche tanti, sia perché l'Inter chiaramente sonda il mercato e sonda tanti nomi, sia perché comunque questa è la fase anche in cui tanti procuratori, agenti, intermediari vengono a proporre calciatori, quindi è inevitabile che escano tanti nomi. Detto questo,
Il primo punto è innanzitutto che Ausilio ed Inzaghi, la metto sul ridere chiaramente, si parlino e si mettano d'accordo, tra virgolette. Che cosa intendo? Perché se sentiamo Inzaghi, l'abbiamo analizzato la scorsa settimana, le sue dichiarazioni, Inzaghi, diciamo, ha parlato pubblicamente chiedendo o 4 attaccanti forti e affidabili, ma per il momento a livello pubblico la richiesta che fa Inzaghi sul mercato è quello di avere 5 attaccanti. Ausilio invece, in un'altra intervista, fa riferimento esplicito a 4 attaccanti, quindi già qui c'è un punto, magari in cui non sono molto d'accordo. Al massimo Ausilio parla di 5 attaccanti se aggiunge un giocatore cresciuto nel vivaio dell'Inter e quindi buono anche per le liste. Per cui sono i giorni in cui si dovrà chiudere l'accordo Zhang-Oktri, questa questione qua, dopodiché aspettiamo questo incontro tra Inzaghi e la dirigenza per i rinnovi di contratto e per fissare anche queste strategie e per definire anche che tipo di attacco si vuole andare a comporre. Quindi da lì ne sapremo poi anche di più su quelli che saranno i veri piani e i veri obiettivi. In ogni caso, con Lautaro Martinez verso il rinnovo, Thuram che non vuole andare via dall'Inter e Taremi che è in arrivo, Inzaghi spinge per avere anche una seconda punta più mobile e di dribbling, anche se la priorità a livello di dirigenza è quella di piazzare innanzitutto degli esuberi, perché c'è un Correa che torna dalla Marsiglia. Su Correa c'è qualche voce sul Como neopromosso in Serie A, molto ambizioso, vediamo. E poi c'è anche Arnautovic, perché al di là di quelle che sono le dichiarazioni pubbliche, si proverà a far partire Arnautovic sicuramente. Poi a quel punto si potrà lavorare in entrata e allora Gudmundsson è sicuramente un profilo che piace molto, si parlava in queste ore anche della possibilità di inserimento di Satriano nell'affare col Genoa oltre a Zanotti. A me per ora non risulta che sia una vera e propria trattativa avviata, quindi come dico da qualche giorno, la questione attaccante per me potrebbe anche essere rimandata un po' più avanti, dal punto di vista delle entrate. Un collega, ne parlavo oggi, mi diceva se Ausilio avesse un budget importante a disposizione, avesse la possibilità di fare un investimento forte su un attaccante, andrebbe senza dubbi su Adeyemi del Borussia Dortmund, che è un po' un vecchio pallino che aveva seguito anche a Salisburgo. Oggi chiaramente senza cessioni veramente pesanti non è fattibile come ipotesi. Piace molto Ileni Kena invece che gioca nel Royal Antwerp, che costa meno, ne parleremo magari in un contenuto a parte, se vi interessa fatemelo sapere nei commenti. Quindi qualche profilo anche più giovane e anche dall'estero l'Inter lo sta valutando anche come completamento del reparto offensivo. Anche se, ribadisco quello che dicevo prima, la mia sensazione è che dovendo gestire le uscite e con l'idea di provare a prendere Bento prima che possano arrivare altri club, che possa aumentare la cifra, eccetera, eccetera, è possibile che la questione nuovo attaccante dell'Inter possa slittare un pochino più avanti, magari approfittando anche di qualche occasione che si presenta che ad oggi non è ancora sul tavolo. Non tutti però sono d'accordo con questa idea di priorità, quindi vi chiedo di farmi sapere, sono curioso di sapere la vostra opinione nei commenti, qual è secondo voi la priorità del mercato dell'Inter, un attaccante, un difensore, un esterno, il nuovo portiere? Sono curioso di sapere la vostra e che ne pensate magari anche di questo Vitor Roque, che giocatore, se lo avete già visto, se lo avete seguito, se lo conoscete e se lo prendereste all'Inter anche solo in prestito per vederlo un anno, perché comunque il suo impatto in mano ad Inzaghi sarebbe secondo me interessante. Aspetto i vostri commenti che leggerò poi nella diretta delle 19:30, ne stiamo parlando anche nel club di Passione Inter su www.passioneinter.club, la community con interisti da tutto il mondo con cui ci sentiamo ogni giorno, quindi ci vediamo anche nel club, mentre vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue da YouTube vi basta cliccare qui.